piacevole, Ale, di più, meno male. È vero. Facendo proprio un lavoro in contemporanea sullo sterno e sulla schiena, e poi adesso passo al movimento, quello magico, sulle vertebrine cervicali, dall'attaccatura della fronte, e porta via. Questo potete farlo anche a casa, la sera, anche semplicemente con le dita delle mani. Andiamo a recidere tutti quei cordoni, quei filamenti che possono rimanere appesi, attaccati alla nostra aura, ai nostri corpi sottili. Chokurei, 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 Seiki, Seiki, Seiki. Chokurei. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Erasule ASMR. È tornata dopo tantissimo tempo la nostra Alessandra, ovvero Miss Sorriso. Alessandra, che bello riaverti qua con i capelli ancora più lunghi, fonte di enorme soddisfazione. Partiamo subito quindi con la nostra sessione rilassante e ho preparato una tisana di melissa per te e per me, che l'ho già bevuta, grazie, per cominciare a rilassarsi, perché voi non lo sapete, ma prima di registrare ci siamo raccontate un po' di cose, le nostre vite un po' frenetiche, quindi adesso dobbiamo entrare nel mood giusto. Sì. Dopo, semmai se te ne va ancora, è una tisana di melissa, quindi rilassante per sua natura. Grazie. Cominciamo subito a pulire un po' l'ambiente con un po' di fumigazione. Preferisci il palo santo o la salvia bianca? Il palo santo. Il palo santo. Perfetto. Allora, usiamo il nostro legnetto sacro affinché aiuti questo ambiente ad essere proprio pulito da ogni energia pesante, in modo da facilitare il nostro rilassamento e la pulizia energetica. Io sto riscoprendo molto anche la salvia e li brucio quotidianamente, anche perché è un periodo molto intenso a livello emotivo, ma a livello globale, quindi secondo me anche noi risentiamo molto di quello che succede nel mondo. Ecco qua il nostro palo santo che purifica tutte le energie e le vibrazioni basse. A volte mi chiedono come usarlo. È molto semplice. Si accende, poi qualcuno sostiene che girandolo in senso antiorario purifica,
ma io penso che sia la stessa cosa, sinceramente. Mi viene spontaneo farlo in senso antiorale. E poi lo si mette. Io uso una ciotolina con del sale per praticità, perché poi quando ci ho spento un po' di cose, poi dopo lo butto. Il sale oltretutto, anche questo assorbe energie negative, quindi, e lo metto qua e lui si spegne da solo quando è il suo momento. A questo punto io andrei a sbriciolare un po' di energie sempre intorno al corpo della nostra Alessandra. Andiamo proprio a arruffare il campo aurico di Alessandra, in modo che tutto lo stress, tutte le situazioni faticose, difficili che possono aver creato delle vibrazioni basse vadano a disfarsi in modo da poter essere trasformati. Quando faccio la pulizia energetica è sempre mia intenzione che tutte le energie, chiamiamole negative, anche se è un termine un po' abusato adesso, è mia intenzione che tutte le energie negative vengano trasformate in pura luce. Andiamo proprio a smuovere tutto il campo aurico. E adesso procediamo anche al taglio dei fili eterici. Perché oltre alle energie che produciamo noi, possiamo anche raccogliere le energie altrui. E quindi, in un'ottica di pulizia energetica, andiamo a recidere tutti quei cordoni, quei filamenti che possono rimanere appesi, attaccati alla nostra aura, ai nostri corpi sottili. Anche per i fili eterici vale la stessa cosa. Li tagliamo e chiediamo all'universo che li trasformi in pura luce. Tutti questi riti servono proprio a ripulirci da tutte quelle energie, ma anche da
che in gergo buddista vengono chiamati anche veleni mentali. Ovviamente non è sufficiente una pulizia energetica per i veleni mentali, ci vuole anche un lavoro fatto da noi, però tutto aiuta. Quindi la mia intenzione è questa proprio, di togliere per quanto possibile tutto ciò che impedisce alla nostra parte più luminosa di emergere. E proseguiamo questa pulizia energetica con le bacchette di selenite, una pietra che è utilissima sempre per pulire, e andrò a passarla intorno alla nostra Alessandra. Andiamo a passare la nostra selenite sui chakra, sia dal davanti che dal dietro, sui chakra principali. Mettiamo la nostra selenite dentro la pentasfera in modo che continui a emanare la sua vibrazione. A proposito di vibrazioni, proseguiamo la nostra pulizia energetica anche con una pulizia sonora. Oggi andrò ad usare 3 diverse campane tibetane. La prima è questa, la Zen, che va ad agire soprattutto sui chakra più bassi. Tu ricordati sempre di rilassarti, respirare, non dimenticare di respirare. Inspira dal naso, se vuoi puoi espirare dal naso, dalla bocca, come preferisci, ok?
anche i suoni hanno un potere, le vibrazioni possono avere un potere curativo. Io da un po' di tempo ho preso un po' di amore per le campane tibetane, quindi a volte se sento che ho dei chakra particolarmente squilibrati, cerco di usarle per aiutare proprio l'energia a riequilibrarsi un po'. Proprio ovviamente uso quelle legate a determinati chakra, anche se non hanno controindicazioni, quindi se avete solo una campana tibetana a casa io vi consiglio di suonarla indipendentemente dai chakra a cui è associata. Lasciamo che la vibrazione finisca. Eccola qua. Adesso passiamo alla campana tibetana invece, che lavora soprattutto sui chakra centrali, ma soprattutto questa sul chakra della gola. E andrò a posizionarla proprio in questa zona. Concludiamo con la campana invece dedicata soprattutto al terzo occhio e alla corona. Ti faccio scegliere un cristallino da tenere in mano per farti compagnia. Ti ricordo, occhi chiusi e lasciati guidare, mano sinistra, eccolo qua. Allora, vediamo cosa hai preso. Hai preso uno dei cristalli, quelli dei 5 chakra, che sono delle pietrine così, e hai preso proprio quello blu, che però è un blu intenso, quindi va a lavorare sia sul chakra della gola ma anche sul terzo occhio, quindi siamo sull'alto in questa zona qua, ok? Vediamo durante questa sessione il lavoro che farà questo cristallo. Allora ti farò provare un po' di novità oggi.
questa non sei la prima a provarla, mentre ci sarà invece una novità assoluta per te. Questo è un pettine, una spazzola che va a creare proprio un massaggio sul cuoio capelluto. Quindi io andrò a premere un pochino proprio perché vada a lavorare sulla testa. Dimmi se lo senti piacevole, eh? Ti piace? Moltissimo. Bene. Allora è un pettine meno adatto per districare i capelli, ma è ottimo proprio per lavorare sul cuoio capelluto. Prima sciogliamo eventuali nodini. Ecco, in modo che adesso possiamo proprio andare a premere sul cuoio capelluto, proprio lungo tutta la testa. Creiamo un massaggio proprio che prende dall'attaccatura della fronte e porta via. Questo potete farlo anche a casa, la sera, anche semplicemente con le dita delle mani. Ovviamente chi ha i ricci non lo può fare, però se avete questi capelli lisci come Alessandra, potete fare anche proprio questo gesto così con le mani, e anche questo è un modo di ravviare i pensieri, proprio di mandarli via, di farli scivolare via dalla testa. Andiamo proprio a fare un massaggio. Adesso andiamo da un lato. E adesso ci spostiamo su quest'altro lato. Questi capelli sembrano di seta, sono veramente meravigliosi.
raccogliere un po' i capelli in modo da prepararci a ricevere il massaggio. Se ce la facciamo, perché sono tanti questi capelli. Vediamo se riusciamo a raccoglierli. Te dimmi se hai fastidio delle mollettine che ti metto. È tutto rilassante. Bene. Ok, e adesso prendiamo questi capelli meravigliosi, che io ci starei un pomeriggio intero, anch'io. Mi ciondolava la testa. Con te ci vorrebbe di poter fare un video solo sui capelli. Quando vuoi. Quando vuoi. Perché sono veramente... Mi sono venuti tutti i brividini sulla testa. Bene. Ho avuto paura di addormentarmi. Non è un problema. Oddio, se cadi dalla sedia forse. Mi sentivo la testa che ciondolava in quella. Bene, bene. Vuol dire che fa effetto. Bellissimo. Sono felice. Per me è meraviglioso quando riuscite a rilassarvi. Che poi il tuo rilassamento secondo me arriverà anche a chi ti sta guardando e quindi aiuterà a rilassarsi anche chi fruisce del video. Allora Ale, io ti chiedo di girarti in modo da far vedere un po' meglio la schiena. Sì, così va bene. Sì, perfetto. Non tantissimo, va bene così. Ecco, perfetto. Però non sono convinta di questa acconciatura. Che sono pesi, cadranno. Sì, poi sono pulitissimi, quindi scivolano. E vediamo se riesco a raccoglierli un pochino meglio. L'importante è che non ti diano fastidio, poi lo sai, qualche capello si sciuperà, si ungerà un po'. Allora, eccoci qua con il nuovo trigger. Questa spazzolina io quando l'ho vista ho cominciato a fare così con le dita e non ho più smesso. E ho pensato che essendo così morbida potrebbe essere utile per uno spazzolamento a secco. Ora, tu hai una pelle molto delicata, quindi io cercherò di stare leggerissima, ok? Cominciamo innanzitutto un pochino con le mani, si parte proprio dalle dita e andiamo a spazzolare un po'.
sono una professionista del massaggio, solo nel campo del Reiki, ma per il massaggio no. Quindi, però, ecco, sappiamo un po' tutti ormai che questi massaggi fatti così aiutano a far riattivare un po' la circolazione. Bisogna essere molto delicati, però. E si parte dalle mani e le facciamo andare proprio. No, aspetta, vengo di qua, altrimenti copro tutto io. Quindi per quanto riguarda, tu lascia la mano morbida, per quanto riguarda proprio le mani e le braccia è consigliato proprio di spazzolare in modo da rimandare indietro eventuali ristagni. È piacevole, Ale? Di più, meno male. Ogni passata un brividino. Che bello! Mi sa che tu sei sempre tra quelle che provano le cose nuove. Non ricordo se sei stata la prima a provare la piuma. Sì. E oggi sei la prima a provare la spazzolina. Sarà, credo, di una lunga serie, perché è da riproporre. Sì, sì, bene. Ti lascio andare la mano e adesso invece passiamo a far scivolare proprio giù dal collo verso le spalle eventuali tensioni. Sta catturando tutti i capelli. Facciamo proprio scivolare giù con estrema delicatezza. Adesso anche un pochino qua davanti, molto delicatamente. Ok, adesso l'appoggio qua e adesso proseguiamo con i nostri massaggini. Aspetta che qua questi capelli mi sono fuoriusciti. Proviamo
a vedere se riesco a tirarle su con un'altra mollettina. Eccola qua, vediamo un pochino se ce la faccio. Ok, lo scollamento dei tessuti tu l'hai provato? No. No, incredibile. Allora ti farò anche un bello scollamento dei tessuti e mi accuccio un pochino in terra. Questo consiste nel prendere delle piccole porzioni di pelle e farle scorrere, a volte mi incarto con l'italiano, e si fanno scorrere tra le dita proprio queste porzioni di pelle. Si muovono le dita tipo ragnetto e questo serve proprio ad ossigenare sia la muscolatura ma anche proprio la pelle, perché a volte l'epidermide proprio si incolla sui muscoli, no? E in questo modo si va ad ossigenare il tutto. Io cerco di essere molto delicata perché può essere anche parecchio doloroso come movimento. Deve essere piacevole, Ale, se senti fastidio dimmelo. No, assolutamente, scherzi. Ok, Super delicata, proprio un regalo. bene, sono contenta. Vado proprio a scollare piano piano tutti questi tessuti. E vado a farlo un po' anche di qua. Nel frattempo ha cominciato a piovere, che bello! Non si sente moltissimo, ma sembra che stia piovendo. È molto rilassante il suono della pioggia. Ok. A questo punto io passerei al massaggio con il burro. Ho 3 burri diversi, però quello al cioccolato non ho voglia di usarlo io, quindi ti faccio sentire gli altri 2. Allora, questo è burro con petitgrain, lavanda e aspetta, ok, sì, e qui c'è anche la gaulteria, quell'odore un po' canforato che senti perché sono proprio oli essenziali specifici anche per i dolori muscolari. Quindi questo è più per i dolori muscolari ma comunque rilassante. Questo invece è un burro agrumato con olio essenziale di limone, petitgrain, mi sembra di averci messo anche la Licea. Dimmi tu quale preferisci, quale ti va di più, quale ti chiama? Questo? Sì. Io anche gli oli essenziali a volte, se non so quali usare, apro le boccette e il corpo me lo dice subito. Se ha una buona reazione allora è il caso di usare quelli, a volte metto qualche goccia. Molto buono, però Questo ti va di più? un'altra volta. Questo è anche molto frizzante, molto allegro come profumo. E allora andiamo a prelevare un po'. In realtà ha scelto il burro. Ha scelto il burro. Andiamo a prelevare un po' di questo burro agrumato
togliere i braccialetti, me l'ero scordato, perché altrimenti e vado a scaldare il burro tra le mani e lo applichiamo qua. Mamma che profumo! Io adoro i profumi, gli oli essenziali, ne uso veramente tantissimi. Buonissimo. Ma poi hanno proprio un potere reale sulla nostra mente. Io a volte, se ho un inizio di mal di testa dovuto magari soprattutto a tensione, prendo la lavanda. Ovviamente io uso una lavanda buona, biologica, perché è importante che siano di buona qualità. Prendo 2 goccine di lavanda, me la metto sui polsi, con i polsi poi vado a massaggiare un po' sulle tempie, poi magari una goccina sulla nuca, e spesso il mal di testa se ne va nel giro di poco. Ovviamente appena inizia è l'ideale, oppure a volte proprio anche se ti senti un po' giù, allora usare questi profumi come questo di questo burro subito ti danno una sferzata di energia, quindi l'aromaterapia è veramente molto efficace. Io adesso sto abbastanza premendo, dimmi se ti faccio male, Non sei capace di fare male. Che amore che sei, È impossibile. sei un tesoro. Sto premendo un po' di più perché sento appunto che c'è una muscolatura sotto un pochino tesa, ma è normale, perché cioè, è normale, in realtà non è normale. Abbiamo normalizzato questa cosa noi perché viviamo in una società troppo frenetica e quindi abbiamo normalizzato l'essere stressati costantemente, ma in realtà biologicamente non sarebbe normale. Quindi il lavoro da fare secondo me è provare a rallentare quando ne abbiamo l'occasione e di crearle anche queste occasioni. Vedi, tu oggi ti sei presa il tempo finalmente di tornare a trovarmi, sì, e a farti coccolare un po', ma spesso non ci prendiamo questo tempo per noi, invece è importantissimo. Mi sei mancato tanto. Anche te. Credo che anche gli iscritti, quando ti vedranno, saranno felici del tuo ritorno, perché poi si affezionano a voi, Fa piacere. Sul calendario oggi, che è il calendario condiviso, non c'ho scritto Alessandra per video, c'ho scritto Miss Sorriso per video. E mio marito che l'ha letto dice: ma è una Miss davvero con la fascia? Ho detto no, è l'Alessandra, che è stata soprannominata Miss Sorriso, mi sembra da qualcuno degli iscritti, non ricordo chi. E effettivamente ti sta proprio bene questo appellativo. Grazie. Prosegue il massaggio in questo modo, facendo proprio un lavoro in
contemporanea sullo sterno e sulla schiena, e poi adesso passo al movimento, quello magico, sulle vertebrine cervicali. E abbiamo anche questa pioggerella, non so se il microfono la capterà, ma è veramente, speriamo, dolce dolce come suona, quel suono proprio bello della pioggia gentile, della pioggia leggera. Ti faccio un passaggio anche con i legnetti, Grazie. Scaldo un attimo tra le mani, e anche questi hanno un bellissimo effetto per sciogliere le tensioni. È vero. Poi si vede proprio che scorrono bene. E vanno proprio a lavorare in modo delicato ma efficace. Sono tutta un brivido. Che bello! Che meraviglia! Io faccio massaggi molto frequentemente e magari certe tecniche le ho imparate proprio ricevendole su di me, ma non questa. E poi soprattutto spesso la mia fisioterapista è un pochino meno delicata, quindi tendo a sentir male, però è comunque un'operazione rilassante, Ecco qua sui lati del collo, facciamo scivolare giù. Vado un pochino anche qui davanti, sullo sterno. Scusa, ti ho pigiato un po' troppo sulla clavicola. Non posso ridere, Monica, non posso. Fare troppo rumore. Ok, adesso torno con le mani. Completiamo il massaggio con le mani.
E qua c'è qualche problemino di inquadratura, mi sa. Ti lascio e adesso cominciamo i movimenti finali. Inspira e poi quando vado giù con le mani butta fuori. Inspira e fuori. Lascia andare. Lascia andare. Lascia andare tutto lo stress. Tutta la fatica. Via, 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 tutto. Facciamo scivolare proprio dalle spalle tutti i pesi che ci opprimono. Ok. Vado a prendere la carta per asciugarti. Avevo dimenticato nella preparazione Alessandra, ti fa piacere ricevere un reiki mentale oppure non te la senti? Sì, come vuoi. Ti fa piacere? No, perché è una cosa che non ha controindicazioni, Certo. però uno deve aver voglia di riceverlo, che è fondamentale, quindi non deve essere imposto a nessuno. Quindi allora ci prepariamo di ricevere anche il reiki. Direi che mentale è un po' diverso da quello classico che va a riequilibrare tutti i chakra, proprio perché si concentra di più sulle emozioni, va a riequilibrare più appunto la parte mentale. Ok. Vado a pettinarti di nuovo un po' i capelli che sono stati tutti un po' costretti. Adesso invece li andiamo a liberare.
eccoci qua, con questi capelli meravigliosi. Quando mi hai detto che non li tagliavi da un po', io felicissima ovviamente. Sono qui tutta dispiaciuta che ho tagliato i miei. Credo che adesso per almeno 3 anni non vedranno parrucchiere. Ok, ti chiedo di rimetterti in posizione iniziale. Vai. E no, ma i capelli te li metto davanti perché sono talmente belli che voglio che li vedano. Poi ti incorniciano proprio il viso, ti stanno proprio, sono naturali, per chi non lo sapesse, sono proprio il suo colore naturale, sono veramente belli. Allora, la pietra, Grazie. come ti ha dato qualcosa oppure... Ma ha aiutato a rilassarmi, diciamo così. Io sono stata completamente abbandonata nelle tue deliziosissime mani. Tesoro bello. Io anche in ragione delle chiacchiere che abbiamo fatto prima del video, io ti consiglio magari una sodalite, un turchese, di tenertela in tasca a portata di mano perché va a lavorare proprio in questa zona qua e comunque riequilibrano. Mi ha spento il cervello, ecco, se posso. Non so se sei stata tu alla pietra. No, sono stata io sicuramente. Penso di sì. Allora, concentriamoci un po' su questo Reiki mentale. Andrò, nel frattempo ho preso anche il livello con i simboli del Reiki, un nuovo livello ho preso, quindi sono felice perché complimenti, volevo usarli, aiutano, rendono tutto più diretto, più immediato, quindi andrò a fare i simboli. Tu veramente concentrati sul respiro e basta, e non pensare a niente, non pensare a niente, concentrati sul respiro, tanto non pensare a niente è quasi impossibile. Chokurei, Chokurei, Chokurei,
Ringraziamo l'energia Reiki e ringrazio anche Alessandra per questo scambio di fiducia e di energia. Ricordo che io faccio solo da tramite. Nel Reiki non si usa l'energia personale, ma siamo semplicemente dei canali. Poi ognuno di noi ci mette la propria sensibilità, il proprio ascolto, e poi si possono fare delle richieste che vengono, ma il Reiki è un'energia intelligente che sa cosa deve fare, quindi al di là delle richieste che possiamo fare, nel momento in cui poi facciamo una canalizzazione energetica di Reiki, dobbiamo anche lasciarci andare, affidarci a quello che l'universo sa essere meglio per noi. Quindi bisogna sempre fare questi trattamenti senza un'aspettativa precisa, perché vanno a riequilibrare, vanno magari a riequilibrare quello che noi con la nostra mente non siamo neanche in grado di capire. Quindi ci vuole umiltà e affidarsi, il che non è facile, perché a volte anche con le buone intenzioni vorremmo passare anche avanti, no? Ma mi fermo qui, se no chiacchiero troppo. Bene Ale, io, se non hai delle richieste particolari di coccole o suoni, chiuderei la nostra sessione, però se c'è qualcosa che vorresti ricevere ancora, dimmelo. Non abbiamo altri 6 o 7 ore, vero, di tempo? Purtroppo no, dovrai tornare. Va bene, farò questo sacrificio. Se vuoi qualcosa di veloce, però sì, se c'è qualcosa che ti farebbe piacere, dillo serenamente. Ho di nuovo la spazzola che era molto piacevole. Hai la piuma qua? Che magari ti chiedo qualcosa che non hai. Oggi la piuma non ce l'ho, le ho tolte tutte. Allora la spazzola. O preferisci le bacchettine? Le bacchettine, Bacchettine. sì, le bacchettine. Sonagli. Grazie. Senza sonagli? È lo stesso, mi fa piacere anche con i sonagli, se come ce l'hai pronte va. Ce l'ho tutte e due. Va bene con i Cosa sonagli, preferisci? con i sonagli. Grazie. Figurati, è un piacere. Che poi dico, la sessione è finita, ma non è finita in realtà, Ok. Ce n'è ancora un po' di bacchettine sul cuoio capelluto, così Alessandra si ricorda che queste coccoline sono belle e torna a trovarmi presto. E chi se lo scorda?
anche dei video tipo più corti, concentrati anche su un trigger, oltre al video lungo. Magari faccio degli estratti, tipo per chi ama le coccole ai capelli sarà felice, perché da questo nostro video verrà sicuramente estratto anche un video dedicato proprio alle coccole ai capelli, quindi per la tua gioia mi fa troppo piacere. e per la gioia di chi ama lo scalp massage. Scusa, ti ho chiappato le orecchie perché io non vedo dove vado con le bacchettine. Ultimo passaggio con il pettine. Per il nostro ritorno alla realtà andrò ad usare il ventaglio su cui spruzzerò o acqua sciamanica florida o lo spray al mandarino. Quindi anche in questo caso faccio scegliere te se hai una preferenza. Rimaniamo sull'agrumato. Sono agrumate tutte e due. Comunque, allora, se vuoi che te li faccia sentire? Sì. Così almeno sì, andiamo sul sicuro. Così sarei più predisposta per il primo. Con le parole, diciamo. Mandarino o acqua florida? Acqua florida. Acqua florida, perfetto. Va bene. Quindi se quella ti viene, sì, quella l'istinto, andavo lì. Perfetto. Allora andiamo direttamente con l'acqua florida. E oggi vado a spanderla invece che con il ventaglio di legno. Voglio usare il nostro ventaglio colorato. Che buona!
ventaglio. Nostro ventaglio multicolore. E voilà, Carale. A questo punto siamo davvero verso la fine della nostra sessione e ti chiedo solo se ti fa piacere scegliere una carta dei tarocchi oppure no. Certo. Vediamo i tarocchi dell'inconscio cosa avranno da dirti. Vado a mescolare le carte. Sono molto grandi queste carte, faccio un po' di fatica. Allora, vado ad aprirle a ventaglio. Ce la farò, non ci vuole fretta. Bene, con la manina sinistra, ecco. Vediamo un po' cosa hai pescato. Carta molto interessante. A parte dovrebbero essere tutte interessanti, però questa. Allora, facciamo vedere. Questa è la forza. La forza è la mia interpretazione, ovviamente, però sappiamo tutti che la forza è intesa più come forza interiore, non la forza fisica, la forza interiore che domina la parte più animale e è quella forza che viene da dentro, quella forza che ognuno di noi ha. A te cosa, guardando questa carta, cosa ti viene, cosa ti risuona? Ovviamente del personale. Io ci vedo una donna che con tutta la sua gentilezza e delicatezza gestisce o prova a gestire. In questo caso ci vedo un animale, sì, poi dando un'interpretazione più personale, magari i figli, e ci prova con tutta la sua forza interiore, anche vedo dei tratti dolci in lei, quindi una forza positiva, non una forza negativa, una No, forza assolutamente positiva come. A volte anche rimanere gentili è un atto di grande forza, no? È di grandissima forza, rimanere gentili è molto più facile, quasi. è molto più facile perdere la pazienza, arrabbiarsi, quindi rimanere gentili è tipico di chi ha una grande forza interiore. È fondamentale. Sì, è fondamentale. Ti rispecchia molto questa carta. Sì, e lo trovo anche un promemoria. Di ricordarselo. Sì, sì. Quando nei momenti difficili si perde, no? La pazienza. Io sto zitta. Mi piace molto. Sono contenta. Ma è stato un regalo anche questo.
mi fa piacere che dici. Restituito un po' di fiducia. Ti rispecchia comunque, sì, ma infatti sei una persona estremamente gentile e sorridente anche nei momenti meno facili. Grazie. Grazie a te, tesoro. Bene, concludiamo il nostro video e io ringrazio ancora Alessandra per la sua presenza incantevole e ringrazio tutti voi che siete ancora magari svegli e ci state facendo compagnia fino alla fine di questo video, che credo sia venuto lunghissimo, ma ce lo siamo goduto. Sì. È stato un video anche benedetto dal silenzio, quindi a parte i cani proprio adesso, ma è stato benedetto questo video, quindi ce lo siamo goduto tanto. Alla fine ti ho portato anche la pioggia. Ma hai portato anche la pioggia, quindi anch'io finalmente mi sono gustata un video in cui appunto faccio le coccole senza lo stress dei rumori esterni. Quindi grazie e alla prossima.